Mi vergogno un po' perché la gente che passa vede. Comunque, quando uscirà questo video sarò ufficialmente una digital nomad. Non ho più una casa, non ho più un contratto di lavoro, non ho più nessunissima sicurezza, non ho più un punto fermo. Tutto quello che ho è uno zaino, un microfono e il telefono. Sembra tutto estremamente romantico, lo so. Tipo, wow, che sogno, viaggi, lavori, ogni mese vai in un posto diverso. Wow, che fortunata. E sicuramente sono estremamente grata di avere questa opportunità. Oggi voglio raccontarvi di più la parte che mi fa paura. Ovviamente, perché voglio raccontarvi come ogni giorno io abbia l'ansia di star facendo la scelta sbagliata. Tutti quanti mi chiedono, ma come ti è venuta questa idea? E sinceramente l'idea mi è venuta per una motivazione molto pratica, ovvero non mi andava di pagare più l'affitto a Milano. Non mi andava di pagare l'affitto per una casa che praticamente vivevo pochissimo. E soprattutto non vivevo bene perché non vivevo Milano a pieno. E quindi mi sono chiesta che senso ha se ogni mese sono in viaggio spendere non solo di affitto ma anche di hotel o di Airbnb. Perché continuo a cercare di far finta che la mia vita abbia un punto fisso quando non ce l'ha? Spero davvero che l'audio in questo video sia decente perché in questo momento sono su un traghetto in mezzo al mare che sto andando verso un'isola greca. Ed è strano da dire, ma Milano mi andava veramente troppo stretta. Per quanto Milano sia una città enorme con mille opportunità, non era per me. Veramente non era per me. Ho anche lasciato il lavoro che stavo facendo prima, ovvero gestivo degli youtuber. Ho lasciato tutto. Perché quel lavoro che all'inizio avevo preso perché volevo mi desse un po' di stabilità economica, sapere che ogni mese mi entravano tot soldi mi dava più serenità nel fare la streamer. Nell'ultimo periodo era diventata la mia ansia principale ed è diventata la fonte principale del mio malessere. Quindi mi sono chiesta perché devo fare un qualcosa che mi porta ansia quando l'idea iniziale era quella semplicemente di avere più tranquillità. Sono estremamente grata di avere la possibilità di poter dire lascio il lavoro e vado a fare qualcos'altro. Non è una cosa da tutti e ne sono consapevole. E così ho lasciato tutto. Ho deciso di fare un salto nel vuoto. E la verità è che non ho nulla che mi leghi in un posto. I miei genitori stanno bene, non hanno bisogno di me, non hanno bisogno delle mie attenzioni. Nessuno nella mia famiglia per fortuna ha bisogno della mia presenza. Il lavoro lo posso fare da qualsiasi parte del mondo. I miei amici ormai mi conoscono e sanno che sono sempre in giro e si aspettano che io non sia presente fisicamente per loro. Però tutti quanti sanno che sono a una chiamata di distanza. E se sei un mio amico e non lo sai, ora lo sai. E sicuramente non ho una relazione amorosa per la quale rimanere. Non ho nessuno che mi attenda al ritorno. Non ho nessuno al quale sto rinunciando con la mia partenza. E per quanto possa sembrare liberatorio, sicuramente fa un po' male dentro. Sapere che non ci sarà mai nessuno per me a aspettarmi all'aeroporto. Non ci sarà mai nessuno ad accogliermi con le braccia aperte fuori dalla barca. Però almeno sto facendo qualcosa per me stessa, per quanto faccia paura. Se non sai che cosa vuol dire essere un digital nomad, vuol dire lavorare da remoto ovunque nel mondo, non avere una casa fissa, non avere un affitto, non avere una casa, non avere nulla che ti blocchi fisicamente in qualche parte del mondo. Quindi vuol dire fare un mese in ogni paese diverso, ma anche 2 settimane, una settimana. Nel mio caso ho già qualche tappa programmata e non so per quanto andrà avanti, ma sto per compiere 30 anni e ho pensato, se non lo faccio adesso, quando? Prima che la vita si incastri da sola, prima che un lavoro mi obblighi a stare da qualche parte nel mondo, prima che qualcuno mi chieda di rimanere. Il caffè più bollente di questo mondo, ma anche semplicemente prima che il mio corpo mi chieda di rallentare. Perché sto invecchiando. Non lo so, ho sempre avuto questo sogno di vedere il mondo e mi sono sempre detta, quando sarò più grande, con un lavoro fisso, me lo potrò permettere, andrò in giro con il mio partner. La vita è molto diversa da quella che stavo programmando. Molto diversa. E quindi sono stufa di aspettare. Sono stufa di continuare a pensare, quando quella persona arriverà andrò a fare il giro del mondo. Sono stufa di fare programmi con persone che poi se ne vanno. Quindi voglio fare programmi con me stessa. E se qualcuno vorrà,
potrò tranquillamente partecipare mai. Io voglio essere il primissimo ospite. All'inizio ero terrorizzata dall'idea di partire per questa avventura perché sono cresciuta in una famiglia molto classica. I miei si sono sposati, hanno avuto 2 figli, hanno comprato casa e adesso tra un po' andranno in pensione, ogni tanto una vacanzina, classica. Allo stesso modo mia sorella ha studiato il liceo, all'università, ha un partner, ha un figlio, ha una casa, tutte cose molto classiche. In primis io ero terrorizzata perché è una cosa strana e diversa pensare di tornare da un viaggio e non avere un posto dove andare, dove tornare. E poi ovviamente anche i miei genitori sono stati molto... È stato difficile convincerli, in primis perché io non ero convinta, ma è stato difficile convincerli. Per fortuna la mia coinquilina Rose ha i genitori che fanno il digital nomad anche loro e quindi lei è molto improntata verso questo tipo di viaggio e mi ha convinta. Probabilmente la parte economica è la parte che mi ha convinto di più in assoluto perché veramente che senso ha pagare l'affitto a Milano in primis e 2 a Milano per poi non starci? E sicuramente ho fatto tantissima resistenza anche per il fatto che è una cosa che non ho mai affrontato in vita mia. Io ho bisogno di avere il controllo, se no vado nel panico, se no mi stresso. Sto imparando a perderlo e ad accettare quello che viene. E per ora sta funzionando e mi sta piacendo anche tanto, però in cambiamenti così radicali ovviamente si ha paura di perdere il controllo. E anche adesso che ve ne sto parlando, una parte di me dice ma che cazzo stai facendo? Ma hai lasciato il lavoro? Era un'entrata fissa al mese che ti permetteva di fare i viaggi con serenità. E se poi non hai il visto per entrare in quel paese? E se poi quell'hotel risulta essere molto più costoso? E se poi ti perdi? E una grandissima parte di me sta pensando forse stai perdendo tempo. È la stessa sensazione che ho avuto quando ho finito il liceo e non ero convinta dell'università che volessi fare dopo. Quindi ho detto, che senso ha lanciarsi in una cosa che non sono convinta? Faccio un anno in cui mi metto a lavorare. Per un anno lavoro. Per un anno metto da parte soldi, imparo un po' come funziona la vita e nel frattempo cerco di capire in quale università entrare. Ovvio che in quell'anno avevo l'ansia alle stelle perché vedevo tutti i miei amici che studiavano, che davano esami, che cercavano nuovi coinquilini, che uscivano a far serate universitarie, mentre io lavoravo e dicevo magari sto perdendo tempo, ho perso un anno della mia vita. Adesso, ripensandoci, quella è stata la scelta migliore che potessi fare. Tantissimi amici sono entrati in università, hanno fatto un anno, hanno dato sì o no qualche esame e poi hanno cambiato università completamente perché non piaceva. C'è questo signore che continua a passare. Sarà tipo la quinta volta che passa qua davanti e ogni volta dopo si gira così a guardare il telefono. Comunque, e ho questa stessa sensazione adesso. Sto partendo per questa avventura, ma non è che sto facendo una cazzata. Non è che sto perdendo un anno. Ho 30 anni, non mi posso permettere di perdere un altro anno. Soprattutto perché nel mio futuro io mi vedo sposata, con figli, con una casa. Sto perdendo tempo. Quei pochi amici che ho mi aspetteranno, saranno in grado di mantenere questo tipo di relazione. E se la mia anima gemella, se davvero esiste, in realtà mi sta aspettando in Italia e io prendendo questa decisione sto abbandonando questa possibilità. La maggior parte dei miei coetanei adesso stanno comprando casa, festeggiando il 7° anniversario con il loro partner, ricevendo promozioni. E io invece sto lasciando tutto per qualcosa che mi fa sentire viva, ovvero raccontare, esplorare, creare. E per quanto io sia emozionata, fa una paura folle. Aspetterà mai di essere bollente questo caffè? Però appunto mi sento in ritardo. Forse questa decisione avrei voluto farla anni fa e adesso è troppo tardi per me farla e allo stesso tempo sono convinta che l'età sia soltanto un numero. Sicuramente la parte più difficile sarà essere da sola perché sì, mi piace stare da sola, mi trovo a mio agio, ma l'essere da sola è difficile. Sapere che non avrò nessuno a cui chiedere un consiglio sul momento, sapere che andrò al ristorante da sola, sapere che
non avrò nessuno a cui chiedere di andare fuori a ballare un venerdì sera. Sicuramente ho paura di perdermi qualcosa dei miei amici, delle persone che rimangono invece. Tornerò ogni tanto in Italia sicuramente, più che altro perché mia sorella ha dato alla luce il mio nipotino e quindi non voglio perdermi dei momenti. Ma come non voglio perdermi i momenti per lui, non voglio nemmeno perdermi i momenti con i miei amici. Chissà quando festeggeranno il loro compleanno dove sarò. Chissà quando riceveranno una promozione, vorranno offrire da bere e io dove sarò. Potrò magari sì chiamarli una videochiamata, ma non è lo stesso. E per quanto io sia già una persona solitaria, ho paura che questa cosa mi renda ancora più sola. Però sono tanto felice di poter partire. Sono emozionata di poter finalmente sbagliare treno, sbagliare binario, perdonarmi di aver sbagliato e accettare le cose che mi succedono attorno. La prima tappa è appunto la Grecia, poi andrò in Albania e poi nell'est Europa. Ho anche varie altre tappe organizzate, però non ho ancora nulla di definito. Se sei arrivato fino a qua lascia un like perché a quanto pare questo sarà il mio prossimo lavoro a tempo pieno. E se vuoi restare ti porterò nei prossimi viaggi con me. Probabilmente lo sfondo cambierà spesso. Povera la mia psicologa che dovrà affrontare questo con me. Sì, stai pensando di andare dallo psicologo? Ne ho parlato in questo video.